Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è per quelle fantastiche persone che stanno imparando la lingua italiana. Se sei una di queste e ti interessa parlare bene l'italiano, mi raccomando, iscriviti al canale perché su questo canale pubblico regolarmente lezioni di italiano per quelle persone che vorrebbero parlare l'italiano come un madrelingua. In questa lezione volevo spiegare alcune parole ed espressioni collegate a questo oggetto, ovvero usare questo oggetto come punto di partenza, come spunto per parlare di determinate parole ed espressioni italiane. Tanto per incominciare, che cos'è questo oggetto? Come lo chiamiamo in italiano? Qual è il sostantivo che usiamo per indicare questo oggetto? È una bottiglia? Possiamo dire che questa è una bottiglia? No, non possiamo usare la parola bottiglia perché questa non è una bottiglia. Questo oggetto lo possiamo chiamare caraffa oppure brocca, quindi possiamo scegliere o diciamo che questa è una caraffa oppure diciamo che è una brocca. Quindi il singolare è caraffa, plurale caraffe, singolare brocca, plurale brocche. Che differenza c'è tra il sostantivo brocca e il sostantivo caraffa? In realtà nel linguaggio corrente, nell'italiano contemporaneo, questi due sostantivi vengono utilizzati come sinonimi. Quindi alcune persone chiamano questi oggetti caraffe, altre persone li chiamano brocche. Ci sono alcune persone che usano la parola caraffa solo per gli oggetti di vetro, come questo, no? Questo è di vetro, e invece usano la parola brocca per gli oggetti con la stessa forma, la stessa funzione, ma di ceramica. Invece la maggior parte delle persone usa le parole brocca e caraffa in modo intercambiabile, cioè come sinonimi. Ma qual è la particolarità della brocca o della caraffa rispetto alla bottiglia? Beh, sicuramente la forma. Qual è la differenza tra una brocca e una bottiglia? La bottiglia di solito ha una forma più allungata, mentre invece la brocca è panciuta. Ecco, in italiano si può usare l'aggettivo panciuto, quindi possiamo dire che la brocca è un recipiente panciuto. Cosa vuol dire panciuto? Che ha questa forma un po', diciamo, gonfia. Diciamo che questa brocca non ha la forma tipica delle caraffe o delle brocche. Le caraffe e le brocche di solito sono panciute. Quindi questa è la prima particolarità della brocca e della caraffa, di avere una forma tondeggiante, a differenza della bottiglia. Poi la brocca si caratterizza per altri due elementi. Uno è questo, che si chiama beccuccio, e l'altro è questo, il manico. Il beccuccio è il punto da cui viene versata l'acqua o il liquido che sta dentro la brocca. Il manico è quella parte che serve per impugnare la brocca. Di solito le brocche e le caraffe sono un unico oggetto, cioè un pezzo unico. Questa è un po' particolare perché come vedete si compone di due parti, cioè c'è questa parte qui e la parte sopra, il coperchio diciamo, quindi c'è la brocca vera e propria di vetro e il coperchio di plastica arancione. Questa brocca la posso smontare. Per smontarla è sufficiente girare il coperchio. Giro il coperchio e, come vedete, ho le due parti della brocca. Allora, questo oggetto qui in italiano standard si chiama coperchio, la variante colloquiale è tappo. Quindi la maggior parte delle persone invece di dire togliere il coperchio alla brocca dice togliere il tappo alla brocca. Quindi tappo è la variante più informale di coperchio. Sicuramente conoscete la parola coperchio, forse non conoscevate la parola tappo. Una cosa curiosa e interessante, probabilmente per chi sta studiando l'italiano come lingua straniera, è che se io tolgo il coperchio a questa brocca ottengo un oggetto che è fondamentalmente quello che noi in italiano definiamo un barattolo, più precisamente un barattolo di vetro. Quindi fondamentalmente se io vedessi questo oggetto così senza coperchio direi che è un barattolo.
perché chiaramente non ha il beccuccio, non ha il manico, quindi non lo posso chiamare brocca. Cioè se io vedo soltanto questa parte qui dico che è un barattolo. Se invece lo vedo così dico che è una brocca. Perché? Perché ha il manico questa parte qui che serve per impugnare la brocca, e poi ha il beccuccio. Non so se avete presente i Transformers, no? Ecco, per esempio Optimus Prime. Ecco, vedete, questo è un barattolo che si trasforma come un Transformer in brocca o in caraffa. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi abbia aiutato a imparare nuove parole, nuove espressioni italiane. Magari fate una cosa nei commenti qua sotto, scrivetemi se in realtà conoscevate già tutte queste parole oppure se c'erano parole che non conoscevate. Ecco, magari qui in alto vi metto il link a un altro video che vi consiglio vivamente di guardare. Se vi interessa parlare bene l'italiano, vi consiglio vivamente di dare un'occhiata anche a questo video. Mi raccomando, dategli un'occhiata.